Andy Diouf all'Inter è l'acquisto improvviso che l'Inter sta andando a completare per il centrocampo subito dopo aver sbloccato in uscita il trasferimento di Aslani che va al Torino. Operazione per Diouf all'Inter in chiusura, siamo attorno ai 20 milioni di euro circa, con i vari bonus si può salire fino a quota 25 milioni di euro totali. Ne parliamo in questo nuovo aggiornamento di Calciomercato Inter. Allora, ben ritrovati amiche, amici, passioni interisti in questo contenuto di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace. Se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, così continuate a far crescere il nostro progetto. Stiamo volando verso quota 100.000 iscritti e supportate il nostro canale e questo tipo di contenuti in cui vi porto oggi alla scoperta di quello che, salvo colpi di scena clamorosi, sarà il nuovo rinforzo dell'Inter a centrocampo. Inter che ha superato una concorrenza importante, ha superato soprattutto il Napoli, e qui vi svelo piccolo retroscena, piccolo racconto. In questi giorni stavo studiando Diouf e lo stavo analizzando per un'altra trasmissione, però perché pensavamo che Diouf potesse andare al Napoli. Napoli che con Conte sta cercando un giocatore, un centrocampista forte fisicamente con caratteristiche offensive, tant'è che stava valutando anche Fabian, ricorderete ex Inter che ora è al Bologna, e invece ecco sul giocatore oltre al Napoli c'erano anche dei club inglesi, ma l'Inter ha bruciato un pochino tutti, ha messo sul piatto un'offerta importante, in poche ore ha convinto il Lens e nelle prossime ore Diouf è atteso a Milano per sostenere le visite mediche e tutto l'iter poi che porta agli annunci ufficiali. Nel nostro format in cui vi porto la scoperta dei nuovi acquisti nerazzurri, partiamo come sempre dalla carta d'identità. Come detto, Diouf è un centrocampista francese di origini senegalesi, gioca nel Lens in Ligue 1, massimo campionato francese, sfiora il 1,90 m di altezza, molto forte fisicamente, nato il 17 maggio 2003. La data di nascita è un dettaglio importante perché essendo classe 2003 sarà inserito in Serie A in lista senza occupare slot, cioè non occupa nessuno slot della rosa, puoi avere quanti under vuoi e gli under quest'anno sono i calciatori nati nel 2003 e quindi Diouf sarà di fatto un giocatore in più a disposizione dell'Inter nella lista per la Serie A. In Champions è un altro discorso. Giocatore centrocampista, come detto, di piede mancino, valutato circa 15 milioni di euro da Transfer Market, che però va sempre preso con le pinze, lo vediamo soprattutto in questi giorni in cui il mercato è abbastanza impazzito su alcune valutazioni. Nel giro della nazionale francese Under 21, una delle nazionali diciamo maggiormente dense di talento sicuramente, nasce calcisticamente, muove i primi passi anche in un settore giovanile pesante come quello del PSG, salvo poi passare al Rennes, che è una grande fucina di talenti in Francia, così come lo è il Lens, tra l'altro, dove sono passati negli ultimi anni tantissimi giocatori che a me piacciono molto, calcisticamente parlando. Dal Rennes poi si è trasferito al Basilea in Svizzera un anno, nella stagione 22-23, dove tra l'altro incrocia Males, un ex Inter, e Calafiori, tra l'altro, quindi chissà magari se gli italiani hanno chiesto un parere anche a Calafiori, che lo ha avuto come compagno di squadra. Al Basilea si valorizza a tal punto che il Basilea decide di riscattarlo a fine stagione, ma per poi rivenderlo subito al Lens con una netta plusvalenza nel giro di pochi giorni. Lo acquista a titolo definitivo per 5 milioni circa, 5 milioni e mezzo, lo rivende subito a 14 milioni al Lens, che nel 2023 aveva dovuto sostituire Seko Fofana, altro calciatore che a me è sempre piaciuto in modo particolare, forte fisicamente, ex udinese, forse lo ricorderete, che era stato ceduto in Arabia Saudita e adesso ha fatto il giro, è tornato di nuovo in Francia al Rennes anche lui, quindi storie che si intrecciano queste. Quindi questa è un po' la carriera di questo calciatore che al Basilea si è valorizzato, in Francia si è imposto con il Lens, non ha diciamo avuto una prima stagione subito dirompente, ma nella seconda stagione, quella appena messa alle spalle, 24-25, è diventato un titolare assoluto di questa squadra. Con quali caratteristiche, in quale ruolo? Ecco, vi porto innanzitutto la heatmap, che è sempre molto significativa e molto interessante per capire dove ha giocato, in che ruolo ha giocato e che zone di campo occupa maggiormente. Come vedete sono zone di campo molto offensive, soprattutto da mezzala offensiva, quindi che si va ad inserire fino a raggiungere ecco, i limiti dell'area di rigore. È un giocatore che però, come vedete, copre ampie porzioni di campo, partendo spesso anche da una mediana a 2. Quindi è un tipo di calciatore che lavorandoci, secondo me, può stare anche in una mediana a 2,
però è soprattutto un numero 8, ecco, come caratteristiche, il famoso box to box, cioè un centrocampista che, come detto, può coprire grandi porzioni di campo, soprattutto palla al piede. Tra poco ci arriveremo. È proprio quello che ho detto nel video che trovate prima di questo sul nostro canale. Se andate a recuperare quel video, dicevo che l'Inter, secondo me, si sarebbe orientata su profili da prendere dall'estero, da poter valorizzare, ma soprattutto che potessero coprire tanto campo. Non un interditore, ma un centrocampista più di gamba e più offensivo. E Diouf va proprio in questa direzione. Ho voluto sottoporvi poi quelli che sono secondo me i punti di forza e quelli da migliorare di Diouf. Punti di forza sicuramente fisico e atletismo, balza all'occhio questa sua struttura molto imponente, questa sua abilità, un'ottima gamba anche in campo aperto. Dribbling e conduzione, è un giocatore che non ha il dribbling magari fulminante, che ne so, alla Neymar, ecco, oppure in questi giorni stavamo parlando nel club di Passione Inter di Conceição della Juventus, non ha quel dribbling nello stretto, diciamo proprio nel traffico che magari hanno questo tipo di calciatori, ma ha un dribbling proprio dettato anche dalla sua forza fisica più in campo aperto, è bravo a condurre il pallone, questo soprattutto, è molto bravo a guadagnare campo, palla al piede, ha un buon tiro anche dalla distanza e poi tra i punti di forza, tra i punti interessanti ci metto che ha sicuramente dei grossi margini di crescita. Con questa fisicità così in Serie A abbiamo visto spesso i calciatori fare nettamente la differenza quando si impongono fisicamente, quindi questi sono secondo me i punti, le caratteristiche migliori che balzano all'occhio ad una prima analisi di questo calciatore, che può migliorare nei duelli aerei, perché comunque per essere uno che sfiora il 1,90 m sicuramente di testa può migliorare, e qui potete trovare anche delle clip e lo capirete. Nella fase difensiva, come vi dicevo, non è un interditore, ma per fare la mezzala equilibratrice nell'Inter la fase difensiva deve sicuramente migliorarla, non solo nel vincere i duelli, ma anche nelle letture, quindi anche nell'adeguarsi al contesto tattico italiano che è molto più esigente di quello francese. Secondo me da migliorare poi anche la quota gol. È un calciatore, ecco, che per essere una mezzala con caratteristiche offensive non ha dei numeri proprio clamorosi, anzi vi condivido anche questa schermata, come vedete la miglior stagione è stata quella al Basilea, appunto, dove ha segnato 3 gol sostanzialmente, e poi si è fermato sempre a un gol a stagione. Quindi questo è un aspetto sicuramente da migliorare, considerando anche che ha una buona qualità tecnica e un buon tiro soprattutto. A proposito di dati e caratteristiche, il portale DataMB, che è sempre molto interessante dal punto di vista delle statistiche, oggi riportava questo dato che nei top 7 campionati europei nella scorsa stagione Andy Diouf è risultato il migliore come accelerazioni palla al piede, cioè come riconquista del pallone tra i piedi e riparte in transizione offensiva accelerando, mostrando anche un'ottima velocità. È il migliore, o comunque tra i migliori in assoluto dei top campionati, anche per palloni condotti in avanti, per dribbling riusciti e per duelli offensivi riusciti. Questo è un tema molto interessante per un Inter che sta cercando di alzare anche la zona di aggressività e la zona di recupero palla. Quindi, come vedete, anche dai dati emerge un giocatore che anche a livello europeo si impone tra i migliori proprio per questa velocità nel cambiare campo, nello spaccare in due il centrocampo avversario e nel appunto condurre il pallone in avanti. Vi ho voluto sottoporre anche un confronto a livello puramente visivo, potete dare una prima occhiata, tra le statistiche della scorsa stagione di Diouf, di Manu Koné, che è stato l'altro centrocampista che ha cercato l'Inter in questo mercato e a cui qualcuno ha accostato Diouf perché bene o male come caratteristiche potremmo anche starci, e ci ho messo poi anche Henrikh Mkhitaryan. Ora vi faccio vedere un paio di curiosità. Rispetto a diciamo Manu Koné, che è diciamo il grafico in blu, vediamo che Diouf se la gioca, anzi addirittura superiore per conduzioni del pallone e anche per passaggi chiave. Manu Koné è molto più completo nella precisione dei passaggi, quindi dal punto di vista tecnico, e anche nella vittoria dei duelli. Curiosità però è che Mkhitaryan nell'ultima stagione arriva da una stagione sicuramente non esaltante, molti lo danno per bollito, per finito, eccetera, eccetera, eppure in questo momento Mkhitaryan è superiore a tutti e due per quanto riguarda le statistiche della scorsa stagione. Diciamo anche che Diouf ha giocato
comunque in Ligue 1, quindi è tutto da contestualizzare. Il contesto Inter chiaramente, con un Inter abbastanza dominante, è sempre tutto da contestualizzare, eccetera. Però Mkhitaryan è stato molto più completo in tutti i dati, praticamente, come vedete, molto più omogeneo anche tra le varie statistiche. Perché ho messo nel confronto anche Mkhitaryan? Perché io credo che per caratteristiche Diouf possa essere un suo possibile sostituto in un prossimo futuro, magari non subito, però può essere, come sviluppo di calciatore, un sostituto di Henrikh Mkhitaryan, chiaramente con caratteristiche fisiche, tecniche ed esperienza molto, molto diverse. Il fatto che Diouf possa essere un sostituto di Mkhitaryan, perché Mkhitaryan è il giocatore che fino a qua con Inzaghi ha condotto spesso il pallone nella metà campo avversaria, se vi ricordate. Ecco, il fatto che Diouf possa essere un sostituto di Mkhitaryan mi porta a due riflessioni. La prima è che immagino che di base l'Inter ripartirà quest'anno dal 3-5-2, cosa che ho ribadito durante tutto il corso dell'estate, ma con la possibilità appunto di passare anche ad una mediana a 2, visto che lo stesso Diouf lo ha già fatto, ma con caratteristiche sicuramente più offensive, quindi non penso che sarà una prima ipotesi in testa per Christian Chivu. Seconda riflessione è occhio al mercato, magari perché in questo momento in quella zona di campo in cui andrebbe ad agire Diouf, a meno che non ci si inventi qualcosa con l'idea di metterlo a destra per rientrare sul mancino, però in quella zona lì al momento abbiamo Mkhitaryan che al termine della stagione potrebbe andarsene, Zielinski e anche Sucic in teoria ce lo aspettiamo che possa giocare lì, a meno che Sucic a questo punto non diventi sempre più un'alternativa anche a Çalhanoğlu, così abbiamo più giocatori intercambiabili in varie zone di campo e Sucic è stato già provato e Chivo lo sta già provando lì in mezzo. E questa di Andy Diouf è un'operazione che francamente non so quanto scaldi i tifosi in questo momento, anzi fatemelo sapere voi nei commenti. È un'operazione che se vogliamo analizzare, che o almeno mi metto nei panni dei dirigenti dell'Inter, cosa possono aver pensato. È un'altra operazione che arriva dall'estero, quindi per me quando un giocatore arriva dall'estero, fuori dai soliti giri eccetera, è comunque vista con curiosità, ecco, perché uscire dal solito giro della Serie A, dove le valutazioni stiamo vedendo sono abbastanza impazzite, ci sono un po' sempre gli stessi procuratori di mezzo, può essere un fattore molto importante. Abbiamo visto con Aslani che giocatori giovani dalla Serie A che non sono conosciuti all'estero, se non esplodono, anche se hanno giocato in un contesto di grande visibilità come l'Inter, sono poi difficili da rivendere, mentre giocatori che arrivano dall'estero hanno comunque sempre un mercato anche al di fuori della Serie A che in caso di flop, che chiaramente non ci auguriamo, ti può permettere comunque di rivenderli. Lo abbiamo visto per esempio con il Milan, di cui tanto si sta parlando in queste ore, Milan che però ecco in questo senso non è forse un esempio estremamente incoraggiante, perché anche il Milan a un certo punto ha fatto tanti acquisti da 20-25 milioni di euro andando a pescare dall'estero giocatori più o meno conosciuti, ha pescato anche giocatori molto buoni, ha pescato qualche flop, però in linea generale i risultati comunque soprattutto nell'ultima stagione non sono stati molto buoni e quindi noi tifosi siamo più tifosi dei risultati, penso, piuttosto che del mercato e delle singole operazioni. E quindi l'Inter in questo momento ha speso circa 20-25 milioni in quest'ordine di grandezza già per diversi giocatori, per Bonni, per Luis Enrique, per lo stesso Diouf. Sono tutti giocatori under 25, così come lo stesso Pio Esposito che è stato riportato alla base e confermato in rosa. In un'estate in cui l'Inter arriva da grosse delusioni del finale di mercato, in un'estate in cui l'Inter è vice campione d'Europa, finalmente con la possibilità di spendere in maniera importante dopo anni di mercato a saldo zero se non in attivo, ecco, francamente secondo me gran parte dei tifosi si augurava e sperava nella possibilità di aggiungere alla rosa dell'Inter degli elementi di grande spessore, molto forti per fare un salto di qualità immediato, per rendere ancora più forte una rosa che è stata affidata ad un allenatore che non è giovanissimo anagraficamente, ma è piuttosto giovane a livello di esperienza ad alto livello in un campionato estremamente competitivo come la Serie A, che sarà penso la priorità dell'Inter quest'anno, ecco, il campionato. Parola al campo, come sempre, sarà sempre il campo a decretare il tutto. È un'operazione che dopo aver cercato i Manu Koné, i Lookman, ecco, Manu Koné magari l'Inter qui cerca di anticipare il colpo Koné, nel senso che vai a prendere, quando Koné è stato preso dalla Roma per 18 milioni di euro l'anno scorso, ora prova a rivenderlo a 40-50, l'Inter dice no, non vado a spendere quei 50, vado a provare, salto un passaggio e vado a prendere il prossimo Manu Koné. Questa potrebbe essere un po' l'idea dell'Inter. Si stanno inserendo diversi giocatori che però dovranno essere testati anche in Italia, vedremo quello che sarà il risultato. Fatemi sapere un po' la vostra opinione
in questo momento? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Nel club di Passione Inter la discussione è molto accesa, quindi io vi invito anche a fare un salto su passioneinter.club se volete avere accesso anche alla nostra sezione di scouting in cui questi giocatori li presentiamo prima, ma non soltanto. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast. Per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.